Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi vedremo insieme come realizzare un cimitero da poter inserire come elemento scenico nei nostri wargame o giochi di ruolo. Quindi mettetevi comodi perché ci sarà molto lavoro da fare. Ho deciso di utilizzare due fogli in PVC da 1 mm come base per il mio cimitero. Per prima cosa ho disegnato alcune linee guida su cui posizionerò successivamente tutti gli elementi. Come vedete qui posizionerò le colonne, qui il cancello e qui incollerò le tombe. Adesso vi mostro come realizzare degli alberi utilizzando del semplice filo di ferro e della materia verde. Io ho utilizzato questo filo da 0,8 mm di spessore. Per prima cosa ho ritagliato una decina di fili da 40 cm di lunghezza. Successivamente li ho piegati in due ed attorcigliati su se stessi in modo da creare il tronco dell'albero. Per creare i rami ho utilizzato il medesimo procedimento, ovvero dividere in due il numero di fili e piegarli su se stessi. Dovreste ottenere un risultato di questo genere. Inoltre con una pinza ho piegato i rami dei rametti a mio piacimento, cercando di dargli un aspetto più verosimile. A questo punto ho separato a due i fili alla base dell'albero e, sempre con una pinza, li ho girati su se stessi. Ovviamente dovrete anche riposizionare le radici. Infine con una tronchesina ho tagliato gli anelli di ferro e con la pinza li ho divisi e ruotati, esattamente come ho fatto per i rami. Alla fine del lavoro dovreste ottenere un risultato del genere. A questo punto ho rivestito tutto l'albero con della semplice materia verde, evitando però di ricoprire le radici.
Successivamente, utilizzando un attrezzo per scolpire, ho texturizzato in modo molto semplice il tronco ed i rami. Ok ragazzi, l'albero è pronto per essere incollato sulla basetta. Successivamente ho preparato 8 colonne e dei mattoncini utilizzando una lastra di polistirene esattamente come questa qui. Per tagliare il polistirene, se come me non possedete il filo a caldo, vi consiglio di usare un taglierino a lama grossa. Come vedete ho evitato di fare un singolo taglio netto, ma ho effettuato tanti piccoli tagli facendo una leggera pressione sul taglierino. Una volta terminato di tagliare i mattoni, li ho inseriti in un barattolo pieno di sassi ed ho agitato il tutto. In questo modo i mattoni hanno assunto un aspetto più realistico. Per realizzare le colonne sono partito da un pezzo di polistirene lungo 7 cm ed ho disegnato a mano con una penna tutti i mattoni. Con il taglierino ho praticato dei piccoli tagli sui mattoni e con una penna ho allargato i segni appena effettuati. Successivamente, con un foglio di alluminio accartocciato, ho texturizzato la colonna facendo molta pressione. In modo molto simile ho anche realizzato una specie di obelisco magico. Sono partito da un pezzo di polistirene ho tagliato la parte superiore con il taglierino e l'ho texturizzato con un foglio di alluminio.
Con i pezzi di polistirene avanzati ho creato anche alcune tombe. Ho fatto una discreta pressione con la penna in modo da lasciare dei segni sul polistirene. In alternativa, per realizzare le tombe si possono utilizzare anche dei semplici bastoncini in legno, come questi a bassalingua monouso. Tagliando la parte superiore si possono creare in modo molto semplice delle pietre tombali. Anche in questo caso puoi texturizzare la tomba utilizzando il taglierino e la penna. I legnetti avanzati li potete tagliare per realizzare delle semplici staccionate. Con gli stuzzicadenti si possono creare facilmente anche delle croci. Utilizzando gli stuzzicadenti ed i legnetti tagliati precedentemente, ho realizzato il cancello del cimitero. Ho tagliato la parte inferiore di ogni stuzzicadente e con della supercolla ho incollato sopra di essi dei pezzetti di legno. Ho effettuato lo stesso lavoro anche sul retro del cancello. Una volta preparato il tutto, ho iniziato a incollare ogni singolo elemento sulla base. Ho cominciato incollando le colonne con la colla vinilica. Molte persone utilizzano la colla a caldo per incollare il polistirene, ma se non la possedete, la colla vinilica è un'ottima alternativa. L'unico problema è che impiegherà molto più tempo ad asciugare rispetto alla colla a caldo. Per incollare gli alberi invece ho utilizzato la supercolla. Sul cancello ho aggiunto un piccolo pezzetto di legno per poterlo incollare più facilmente alla basetta.
Anche in questo caso ho utilizzato la colla cianoacrilica. Se volete potete aggiungere anche della colla vinilica ai lati del cancello per incollarlo alle colonne. A questo punto è giunto il momento di ricoprire le radici degli alberi utilizzando la materia verde. Non preoccupatevi di essere troppo precisi, tanto la maggior parte delle radici verranno ricoperte con la sabbia. Per incollare le tombe di legno mi sono aiutato con la materia verde e la supercolla. Mentre per le tombe realizzate con il polistirene ho usato la colla vinilica. A questo punto, sempre con la colla vinilica, ho incollato i mattoni ai bordi della base. Ho deciso di incollare 4 file di mattoni, ma voi potete incollarne quante ne volete. Ho effettuato lo stesso procedimento anche sul secondo foglio, ma su quest'ultimo ho incollato anche un mausoleo. Come vedete l'ho realizzato usando gli stampi in silicone e la resina acrilica della Green Stuff World. Se non sai di cosa sto parlando ti consiglio di guardare questo video in cui spiego nel dettaglio a cosa servono e come si usano gli stampi in silicone. Dovrebbe comparirti in questo momento qui in alto a destra. Ho realizzato una porta per il mausoleo con un cartoncino e della materia marrone. Ho applicato lo stucco sul cartoncino. L'ho steso con un rolling pin. Ho tolto lo stucco in eccesso con un taglierino. Ed infine l'ho texturizzato con un attrezzo per scolpire.
Una volta indurito lo stucco, ho incollato la porta all'ingresso. E successivamente ho incollato il mausoleo sulla base con della supercolla. A questo punto ho incollato dei sassolini con la colla cianocrilica al bordo della strada e li ho sparsi anche qua e là sulla base. Ho cosparso l'intera base con della colla vinilica ed ho incollato anche della sabbietta. Infine, come ultima decorazione, ho aggiunto dei teschi in resina di fianco alle tombe e vicino al mausoleo. Alla fine di tutto il lavoro dovresti ottenere un risultato del genere. Ragazzi, a questo punto il tutorial termina qui. Noi ci vediamo settimana prossima per dipingere insieme il cimitero. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato ottenuto e se vorreste vedere più contenuti di questo genere fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto e noi come al solito ci rivediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!